Benvenuti, bentornati nel mio canale YouTube. Questo video è relativo alla programmazione del PLC Siemens S7 1200. Fa parte della playlist Impariamo a programmare. Sono esempi semplicissimi che servono proprio per aiutare a iniziare la programmazione con qualche cosa di poco complicato. Cosa vedremo in questo esempio? Andiamo a vederlo nella prossima slide. Andremo a programmare la movimentazione di materiale tra due nastri. Cosa succede? Quando il nastro 1 è in movimento, attraverso la fotocellula 1 che sente il pezzo e premendo il pulsante di start, il nastro si attiva. Quando il pacco e il materiale arriva sul cilindro A, il sensore capacitivo riconosce la presenza della scatola, fa fermare il nastro. Lo stelo del cilindro A viene attivato dalla presenza del fine corsa 0 del fine corsa B0 e ovviamente dal sensore capacitivo, quindi esce sollevando la scatola fino alla posizione 2. Quando lo stelo del cilindro A raggiunge il fine corsa A1, viene comandato l'avanzamento del cilindro B. Lo stelo del cilindro B esce spingendo la scatola sul nastro 2. Quando la scatola si trova sul nastro 2, la presenza del segnale del fine corsa B1 perché il cilindro è completamente fuoriuscito ed il sensore capacitivo è in condizione off, viene avviato il nastro 2 e nello stesso tempo può rientrare il cilindro A. Quando il cilindro A è rientrato e quindi il fine corsa 0 è attivato, comanda il rientro del cilindro B. Quando è che si ferma il nastro 2? Si ferma quando il pacco viene riconosciuto dal sensore fotocellula che si trova in fondo al nostro nastro 2. E quindi questa qua è l'equazione logica per il comando della nostra piccola, breve e semplice automazione. Considerazione per la realizzazione dello schema di comando elettrico, perché mi sono dimenticato di dirvi prima che anche questo programma faremo in modo di programmare il linguaggio ladder come risultato dello schema di comando elettrico. Quindi per chi conosce lo schema di comando elettrico si costruisce con quelle equazioni lo schema elettrico e poi dallo schema elettrico si può passare alla programmazione in ladder facendo una semplice conversione. Come dicevo, ci sono delle brevi considerazioni da fare. Come leggiamo, possiamo trasformare il circuito elettrico di comando elettrico in linguaggio ladder. In questo caso i cilindri del nostro progetto, possiamo vedere, sono a doppio effetto, ma le elettrovalvole vediamo che sono di distribuzione 5.2 sono monostabili. Cosa accade in questo caso? Nel caso di comando di un cilindro a doppio effetto, se la nostra elettrovalvola è monostabile, il segnale che dà il movimento verso A+, verso la bobina A+, deve rimanere memorizzato in modo da continuare ad agire anche quando il segnale non c'è, che dato l'azionamento non c'è più. Ma perché questo segnale deve essere memorizzato? Perché all'assenza del segnale di A+, la forza della molla lo riporta nella condizione iniziale. E questo ovviamente non è una cosa favorevole. Vi ho fatto un piccolo esempio, vediamo che questo è il comando di azionamento, questo è il nostro cilindro, in posizione iniziale, premo il mio segnale di comando, la valvola assume questa configurazione e spinge il cilindro. Fino a quando il cilindro resterà in questa posizione? Ovviamente fino a quando il segnale rimane premuto, togliendo il comando di il segnale di comando, il cilindro torna indietro. Ma siccome nella nostra programmazione questo deve restare fuori perché deve fare A+, e deve restare lì fino a quando non fa B+, nastro e poi B a meno, bisogna che dobbiamo tener conto nel nostro schema elettrico di memorizzarlo. Vediamo come possiamo farlo. Questo, per chi lo sa già, tutte queste informazioni ovviamente può passare, passi pure avanti. Questo è un semplice circuito di autoritenuta se vogliamo comandare la nostra elettrovalvola. Segnale di set e segnale di reset e comando del relè. In questo modo
Una volta che abbiamo premuto il 7, qui arriva il segnale, quindi il cilindro va avanti e rimane fermo in questa posizione fino a quando non c'è il segnale di reset. Questo qui è il nostro schema definitivo, completo, dove abbiamo set e reset del cilindro A e del cilindro B, ma siccome anche il motore deve avere un set e un reset, perché ciò che dà inizio al funzionamento del motore è la presenza della fotocellula e il pulsante di start, ma non appena la fotocellula non vede più il nostro materiale, si ferma. Quindi bisogna memorizzare anche questi segnali. Ed eccolo qua. Assegnare, una volta che ci siamo costruiti il nostro schema di comando elettrico, dove abbiamo set e reset del motore, di A+, di B+, e set e reset del motore 2, come facciamo a costruirlo? Questo qui è il segnale di set e questo qua è il segnale di reset. Fotocellula e start mi settano. Non ci deve essere il sensore capacitivo mi resetta. Ovviamente fino a quando c'è questa memoria ho il mio nastro. Per quanto riguarda invece A+, il mio movimento abbiamo detto che dipende dal sensore capacitivo A0 e B0. Sensore capacitivo A0 e B0, questo è il mio set. Da cosa dipende l'assenza, cioè il movimento meno, che poi dipende dalla molla? Da B1 dal sensore capacitivo. Quindi il reset da B1 e dal sensore capacitivo che mi attivano questo relè. Quando questo relè è attivo mi apre quest'altro relè e quindi questa è la linea di reset. E dove è il mio reset? La stessa logica vale per il B+, dove sul set devo mettere sensore capacitivo e A1 e sul reset A0 è sensore capacitivo. A0 è sensore capacitivo, ho messo anche il B1. E poi ovviamente per quanto riguarda il reset del motore, qui abbiamo il set del motore 1 dipende da B1 e sensore capacitivo negato, perché stiamo costruendo un'autoritenuta che mi attivano questo relè e quindi questo contatto del relè mi mantiene il mio motore. Qui ho messo il LED del nastro e mantiene il nostro motore in funzione fino a quando non interviene la fotocellula che toglie l'alimentazione al relè e quindi anche al motore. Quindi in questo caso, se abbiamo un cilindro a doppio effetto comandato da una valvola di distribuzione bistabile, nello schema elettrico si devono realizzare movimenti con autoritenute su A e B, e invece il motore si devono realizzare l'autoritenuta sempre per tutti e due. Quindi abbiamo bisogno di 4 auto ritenute. Pensare che se fossero state auto rimesse avremmo avuto un garage. L'ultima cosa prima di passare avanti, piccolo esempio, conversione dello schema del linguaggio in linguaggio ladder, fatto solo di A per vedere il primo esempio. Abbiamo quindi assegnato ad ogni variabile, ad ogni ingresso e uscita del nostro schema, gli ingressi del PLC. Con questo deve settare e con questo deve resettare. Ovviamente nella programmazione del PLC i relè diventano delle memorie. In questo caso dovrebbe avere una memoria Y ed una memoria W. Ma posso evitare di avere la memoria W se vado ad usare nella programmazione un blocchetto di SR set reset che è un flip flop dove deve impostare ciò che è set e ciò che è reset, quindi con uno solo, quello che ho chiamato memoria 01, ho la mia uscita. Quindi sulla linea del set non faccio altro che mettere 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sul lato del reset metto B1 e il sensore capacitivo chiuso.
e così mi sono creato il mio comando di autoritenuta per il mio comando A+. Prima di passare alla programmazione del PLC, voglio farvi vedere queste slide che sono le conversioni dei 4 segmenti che ho realizzato con il mio PLC. Questo qui è lo schema del set reset del motore, dove con la trasformazione in linguaggio ladder questi sono i comandi. Vado velocemente perché per chi volesse guardarlo può guardarlo nel video molto più lentamente. Questa è la trasformazione del set reset di movimento A, dove ci sono questi tre per settare, i 03, i 04 e i 06, e questi per resettare. Questa è la mia memoria che ho usato e questa è l'uscita del motore di A+. Lo stesso discorso vale per questo per settare, i 5 e i 03, questo per resettare 7, 4 e 3, 7, 4 e 3, e comanda la memoria 04 che mi comanda il mio motore, scusate, il mio cilindro B. E questo è infine il quarto segmento, è la conversione del motore del nastro 2, dove ho i 7 che va a settarmi la memoria e i 2 che va a resettarmi la memoria 01 per il comando del nastro 2. Bene, adesso passiamo invece alla realizzazione del programma con il nostro PLC. Ed eccoci nel mio TIA Portal con il programma già realizzato. Avevo pensato inizialmente di realizzarlo, ma realizzarlo diventa troppo lungo. Spero che tutti quelli che lo stiate vedendo abbiate già conoscenza di dove si trovano questi componenti e come sistemarli. Per quanto riguarda questa memoria questo blocchetto, se non sapete dove si trova su combinazioni logiche. Eccolo qua, SR, lo metto un attimo qua, poi lo togliamo, dove bisogna assegnare il nome della memoria, metto ad esempio memoria 0.7, sta faticando ad accettarlo. Ovviamente poi bisogna mettere cos'è che setta, cos'è che resetta. Adesso lo andiamo a togliere. E quindi questa è la realizzazione del funzionamento del nastro 1. Sotto ho il funzionamento del segmento del cilindro A che alza il materiale, il pacco. Eccolo qua, così come abbiamo potuto vedere nelle slide di prima. Questo sono ciò che setta, questo è ciò che resetta, e ovviamente quando questo è settato ciò a più, quando non è settato o a meno, che dipende dalla forza della molla, che si chiama molla, ma in effetti non è molle perché spinge e quindi c'è forza. Questo è il comando del cilindro B, questi sono ciò che setta la memoria, questi sono ciò che resetta la memoria e dà il segnale all'elettrovalvola B. Ed infine l'ultimo segmento, e qui guarda, dove ho nel mio esempio ho messo anche un contatore, ma per adesso lo lasciamo stare. Questo invece è l'azionamento del nastro superiore, il fine corsa B17, la fotocellula resetta il nastro 2. Siccome è già collegato al mio PLC, possiamo vedere direttamente la simulazione. Vado ad allargare la finestra, vado a mandarlo in simulazione, a vedere i controlli on-off, gli facciamo indossare gli occhialini per vedere, molti li chiamano occhialini, ma sarebbe il controllo dei valori on-off dei dati booleani, quindi di tutti gli ingressi e di tutte le uscite. Ed ecco, adesso che gli occhialini sono attivati, possiamo vedere il percorso del nostro programma, il funzionamento. Facciamo il debug, vediamo che la fotocellula è alimentata ma non è premuta, così che nemmeno allo start, e quindi non è attivato e dovrebbe attivare il nastro 01. Quindi vado con i miei
con i miei switch sul PLC ad attivare lo start e la fotocellula, e vedete che si è attivato il nastro. Il nastro è attivato. Ovviamente, se adesso dal punto di vista pratico, dopo un attimo la fotocellula non c'è più e non c'è più nemmeno lo start, però la memoria rimane attiva, la nostra autoritenuta, fino a quando non interviene il sensore capacitivo, cioè il sensore che si trova sulla piattaforma del cilindro A che serve ad alzare il pacco. Quindi ci troviamo in questa situazione per il comando del cilindro A, dove ho la presenza del sensore capacitivo, eccolo qua, vediamo, del fine corsa A0, perché c'è e del fine corsa B0, che è il mio I0.6. Ed ecco che ho il mio comando di A+. Adesso A+, e c'è stato il comando, quindi non c'ho più né A0, naturalmente il sensore capacitivo c'è ancora, non c'ho nemmeno B0, ma e ho il mio A+. Dopo A+, il mio sensore capacitivo è ancora presente, il pistone del cilindro A finisce la sua corsa e va in A1 che me lo segnala il sensore d'ingresso di 0.5, ed ecco che si è attivato il mio B+, che mi sposta il mio pacco nel nastro 2. A questo punto interviene il cilindro D, fuoriesce e sposta, arriva a fine corsa sul B1, ed ho il mio nastro 2 che è sta trasportando il pacco sul secondo nastro. Adesso deve intervenire il rientro di A. Quindi cosa succede? Ritorno qui sul comando di A per vedere. Siamo il cilindro A+, il sensore capacitivo adesso non c'è più perché il pacco è stato spostato, e quindi sulla piattaforma del cilindro A non mi segnala più la presenza del sensore capacitivo, che qui è aperto. Ma se il sensore capacitivo non c'è più, qui ci sarà la sua assenza, ma siccome questo è un contatto dello stesso sensore che è normalmente chiuso, questo si chiude, non è attivo, ma si attiva quest'altro. Adesso andiamo a vedere. Non c'è più il sensore capacitivo, c'è il fine corsa B1, il cilindro A rientra per forza della molla. Adesso che è rientrato A, ovviamente il fine corsa A1 non c'è più, quindi devo togliere l'I0.5. Però rientrando c'ho I0.4. Il fine corsa B1 era presente, il sensore capacitivo non c'è, e quindi non c'è B+, ma c'è l'assenza, c'è B-. Arrivato a questo punto non c'è più nemmeno il fine corsa, quindi non succede niente, e il fine corsa B1 che non c'è, però aveva attivato il nastro continuerà a trasportare il materiale fino a quando non arriva al termine del nastro, dove incontra la fotocellula I02 che mette in stop, e tutto poi deve riniziare. Avevo messo anche un contatore dove l'intervento della fotocellula del secondo nastro, ogni volta che sente la presenza di un pacco, mi dà un input, e quindi mi dà il valore dei conteggi. Alla fine dei conteggi, qui ho messo 2 per non farlo troppo lungo, mi dà
mi dà il segnale che il contatore è pieno e quindi sono stati contati il numero dei pacchi che avevamo preventivato poi per il secondo passaggio, la seconda fase di questa automazione. Adesso lo accendiamo anche se non ho fatto tutto il resto, perché tanto questa lavora da sola. Facciamo il finta che abbiamo fatto tutto e abbiamo azionato solo la fotocellula come parte finale ed eccolo qua 2, il CTU è completo. Ovviamente poi devo resettarla, non ho messo nessun ingresso, anche perché gli ingressi di simulazione sono solo 8 e io ho già occupato da I00 a I07 8, quindi qua non potevo mettere un altro ingresso, ho messo una memoria, ma questa memoria posso modificare il suo stato direttamente dal PLC, dal TIA Porta, dico che dallo stato 0 vada allo stato 1 e mi disattiva. Ovviamente bisogna ricordarsi che siccome questa è una memoria che ho forzato a 1, se voglio che il segnale della fotocellula vada a funzionare, bisogna che rimetta, qui adesso c'è anche la simulazione, ha detto cosa stai combinando, bisogna resettare, ecco si è staccato tutto, va bene, bisogna ritornare e dirgli no, ritornare e dirgli comanda a 0. Ecco, non posso farlo perché devo di nuovo rimandarlo in simulazione e tutto il resto. Bene, questo è quanto. Spero che sia di vostro gradimento, che vi sia piaciuto questo esempio come base di programmazione. Vi ringrazio per la visione del video e arrivederci al prossimo video. Se non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi perché trovate moltissimo materiale sulla programmazione dei PLC, sia questo che chiamiamolo PLC, anche se ai fini della logica non lo è il logo, e poi anche per molti altri argomenti, ma vi lascio incuriositi così che andrete a vedere il mio canale. Bene, buona continuazione.